Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o venere in pesci solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Quindi l'evento in arrivo, che può essere una situazione concreta, un risveglio interiore o entrambi, no? Andiamo a vedere la sfera in cui si manifesta questo evento, dove avverrà, amore, lavoro, vocazione, famiglia, corpo, anima. Poi andiamo a vedere qual è il significato spirituale e karmico, cioè il messaggio spirituale che l'evento porta con sé. Può essere una lezione, una guarigione, cioè cosa vuole insegnarti lo spirito con questo evento. Poi andiamo a vedere come relazionarsi a questo evento, cioè la risposta sacra da offrire, no? Il sacrum facere, l'offrirsi, il darsi. Poi andiamo a vedere la presenza invisibile che ti accompagna, può essere un alleato invisibile, un antenato, un archetipo, una forza, guida spirituale. E poi la sintesi poetica alla visione futura, cioè come può trasformarti, dove può portarti questo evento. Ok? Allora, pesci, andiamo a vedere. Cosa ti sta per accadere? Cosa ti sta per accadere? Prima carta, l'evento in arrivo. La sfera in cui si manifesta questo evento, dove avverrà amore, lavoro, vocazione, famiglia, corpo, anima, il luogo del risveglio. Poi, qual è il significato spirituale e karmico di questo evento? Il messaggio spirituale che l'evento porta con sé. Come relazionarsi adesso a questo evento, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, come offrirsi a questo evento. La presenza invisibile che ti accompagna. E poi la sintesi poetica e visibile a livello futuro, no? Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa ti sta per accadere? Allora, evento in arrivo. Accipicchia, l'imperatore. L'imperatore per i pesci è una sfida, è un'iniziazione, cioè è un atto di incarnazione. Qua mi dicono che arriva un evento per te in cui non potrai più restare in secondo piano e neppure dissolverti nel sogno. Cioè arriva un evento in cui sarai chiamato o chiamata a prendere posizione, a costruire, a dare forma. Questo evento può trattarsi di una proposta lavorativa concreta, una necessità familiare da prendere in mano, una relazione che ti chiede presenza e stabilità, o semplicemente la fine di un'epoca caotica, ecco, in cui non sapevi dove andare, va bene? Cioè, ora si tratta di dire questo sono io, questo è ciò che voglio e assumerti il diritto e il dovere sacro di esistere. Ok? Vediamo la sfera in cui si manifesta. Il 3 di bastoni. Allora, il 3 di bastoni mi parla di un'energia questa energia qui, che prende forma in una visione di espansione. Ora ti dico, potrebbe riguardare un viaggio fisico che puoi fare o interiore, o un trasferimento, o un cambiamento imminente, o una chiamata professionale che ti chiede di superare i confini, oppure la necessità di lasciare andare il passato per proiettarti verso un orizzonte nuovo.
Fondamentalmente questa carta mi dice che il tuo futuro ti chiama, ma ha bisogno che tu ti alzi in piedi. Qua c'è una ragazza sdraiata sull'erba, no? Ha bisogno che tu ti alzi in piedi, con questo imperatore qui. Andiamo a vedere perché, cioè il significato spirituale e karmico, il messaggio spirituale che questo evento porta con sé. Andiamo a vedere. Ah, c'è un 5 di spade qua. È come se in questa posizione è come se il cuore si stringe qua, no? C'è una ferita antica di fallimento. C'è una ferita antica di fallimento, di umiliazione, di un conflitto evitato oppure mal gestito. Quindi questo evento arriva per sanare una vecchia battaglia mai affrontata, che può avere diverse radici. Ora ti spiego. In una figura paterna assente o troppo rigida, in un ex amore che ti ha tolto la voce, oppure in una parte di te che ha creduto di non valere abbastanza per vincere. Ma questa carta ti dice che adesso non si tratta più di vincere, sai? Si tratta di guarire la tua dignità, di sapere che non sei più la persona di allora. Ora sei più vasto, più forte, più vero, va bene? Ecco perché arriva questa presa di posizione. Vediamo come devi approcciarti il sacrum facere, l'offrirsi, il darsi, no? Per il massimo risultato. Che potenza assoluta! Il giudizio abbiamo qua, ragazze e ragazzi. Guarda, sai come devi rispondere a questo evento? Come risponderesti a una resurrezione. Non con rabbia, non con ritiro, non con paura, ma con un atto di verità radicale. Verità radicale. Allora, chiama ciò che devi chiamare a te, ciò che è morto, ciò che è sepolto, ciò che è irrisolto, un bel cumulo, e lascialo andare. E lascialo andare. Va bene? Riesumi tutto e lascialo andare. Anche bruciando qualcosa, anche bruciando qualcosa del tuo passato. È un simbolo quello che fai, no? Bruciandolo proprio, in un falò, bruciandolo. Allora devi dichiarare ad alta voce il tuo nome e la tua nuova direzione. Cioè fai proprio un gesto visibile che onori la tua anima in questo. Perché? Perché il giudizio non è un urlo, è un canto sacro. Chi sei diventato adesso è pronto a manifestarsi, non puoi più tornare indietro. Ok? Wow, che lettura potentissima! Vediamo qual è la presenza invisibile che ti accompagna. Va bene? La presenza invisibile che ti accompagna può essere una forza, un archetipo, un antenato, guida spirituale. Vediamo. L'ombra, addirittura. Ci sono dei tesori nascosti nella tua ombra che non hai nemmeno idea. Ci sono dei tesori nascosti nella tua ombra che non hai nemmeno idea. Allora, qui cammina accanto a te l'ombra. Però cammina accanto a te non per farti paura, ma per farti vedere dove ti stavi ancora ingannando. Il diavolo come guida invisibile ti mostra un attaccamento che ti tiene prigioniero, oppure una tentazione di autosabotaggio, oppure un desiderio compulsivo che vuole essere trasceso, non represso. Questa, ragazzi miei ragazzi, fammi mettere un doppio qua cosa. Questa, ragazze miei ragazzi, è l'energia creativa primordiale, che chiede di essere sublimata, non negata. Allora, c'è un'energia sessuale, economica o affettiva che adesso va integrata. Se non la onori, ti domina. Se la guardi con occhi limpidi, ti libera.
ok? Molto forte questa stesa, molto molto forte. Vediamo cosa ne consegue da tutto questo, cioè dove arrivi una volta accettato questo evento, no? Dove arrivi? 10 di coppe, meraviglia delle meraviglie. Questa è una carta che ti promette 100% pace, amore, casa, riconciliazione. Ti dice tu ce la fai. Attraversi la paura, affronti il passato, prendi posto, ascolti la chiamata e ritorni all'amore, però stavolta da adulto sacro, quell'adultità animica, no? Non da bambino ferito. Quindi il 10 di coppe è la vera guarigione affettiva e potrà manifestarsi con questo evento in un nuovo amore vero, in una famiglia ritrovata o scelta, oppure una sorta di comunità dell'anima, oppure un momento di gioia totale in cui ti senti finalmente al tuo posto nel mondo. Ok? È una grande lettura iniziatica questa, cioè fondamentalmente qua questo evento importantissimo che ti sta arrivando sta per chiederti di assumerti pienamente la tua forma, smettere di galleggiare, stare nel limbo e costruire, smettere di subire e scegliere, smettere di dubitare e rispondere al richiamo. Cioè qua lo farai affrontando una vecchia ferita, una paura di valere, un inganno che ti ha trattenuto, ma il premio, se attraversi tutto questo con sincerità, con arte, con spirito, sarà una nuova vita. Qua il giudizio ti chiama a rinascere nella verità e il diavolo qua ti sfida a integrare ciò che hai temuto di essere. E che succede? Che il 10 di coppe ti promette la vera felicità, emotiva, finalmente incarnata. Cioè, io adesso ti faccio una domanda, puoi scrivermelo sotto nei commenti oppure nel vostro quaderno rituale, che so che avete tutte, no? Tutti, tante di voi. Dove stai ancora aspettando un permesso per essere te stessa o te stesso? Dove stai aspettando il permesso, un permesso? E quale parte del tuo passato ha bisogno di essere benedetta e lasciata andare? Quale? E poi un'altra domanda che magari potrai rispondere durante i giorni a seguire. Cosa puoi costruire oggi se fossi davvero libera o libero? Qua c'è un senso di indegnità, di umiliazione, e questa è la carta del passato, il giudizio, come devi rispondere, lo affronta questa cosa. Brucia qualcosa del tuo passato magari a cui tieni molto, guarda che ti dico, di cui ti puoi liberare. Noi nello yoga sciamanico facciamo dei riti potentissimi, dei rituali, tra l'altro ci sono anche quelli dove bruciamo qualcosa, che significa darlo allo spirito, lo cediamo allo spirito, eliminando una zavorra anche a cui siamo affezionati, bruciandola nel fuoco. E in questo modo togliamo una zavorra psichica. Potentissima questa stesa. Fammi mettere due specifiche. Allora, sul 3 di bastoni, sulla sfera in cui si manifesta, la regina di coppe. La regina di coppe sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, incarna proprio la sciamana mistica, no? Lo sciamano mistico, colui che è perfettamente connesso con le proprie emozioni e le fa fluire. Fluire con le proprie emozioni significa farsi prendere per mano dagli dei, dalle forze che ti attraversano e fare il viaggio ctonio, sotterraneo. Essere, come si dice nella psicologia immaginale di Hillman, lo psicopompo, cioè colui che accompagna, una sorta di Caronte, colui che accompagna, ti traghetta verso una nuova fase di te grazie all'attraversamento delle emozioni. Sei comparsa tu qua, il tuo archetipo femminile, perché nella sezione La sfera in cui si manifesta, dove avverrà questo, che è una visione ampia su più aspetti della tua vita, risolvendo queste dinamiche di umiliazione, senso di indegnità, apre nuovi orizzonti su più fronti.
con questo darsi alle proprie emozioni, no? Ok, vediamo un attimo adesso sul significato spirituale e karmico, sul 5 di spade. Il 3 di coppe, il 3 di coppe. Il 3 di coppe mi annuncia la condivisione con persone allineate alla tua frequenza, ma solo affrontando questi vecchi sensi di indegnità. Ancora sul giudizio, il mago, guarda, allora, qua devi smettere di essere vittima della mente e iniziare a co-creare con gli dei, che sono gli eventi, le emozioni che ti capitano. Allora, come rispondere? Sì, lo voglio. Il mago è il co-creatore della sua realtà. Il mago è il nato due volte. Come si dice nelle tradizioni esoteriche, ma anche Gesù lo diceva, dovete nascere due volte. Il mago chi è? Colui che è morto e risorto. La seconda è la vita vera, la prima sopravvivi, la seconda è quando capisci come funzionano le cose e crei. La prima vita è quella in cui subisci gli eventi, che sono enti, entità, spiriti. La seconda vita è quella in cui ti allei con gli eventi e diventi mago. Quindi come approcciarsi a questo? Alleati con queste emozioni. Ancora sul diavolo. Il 9 di coppe. Questo ti porterà a una gioia finalmente autonoma, in cui puoi sentire la gioia che trabocca ad ogni tua cellula. La tua riconoscere l'ombra, gli attaccamenti e le paure ti porterà a una gioia feroce, ok? Andiamo sul 10 di coppe, 6 di bastoni e me la vinci, me la vinci, me la vinci e me la vinci. Verrai riconosciuta, riconosciuto, apprezzato nella tua totalità, integrando quell'ombra di cui ti sei vergognato per i moralismi, per il falso perbenismo moderno, ok? È una stesa bellissima, di una potenza iniziatica inaudita. Quindi, ricapitolando tutto per essere ancora più incisivi, più marcati nel messaggio. L'evento che sta per accadere ti chiede posizione, autorità, radicamento, probabilmente una responsabilità o un confronto diretto o una manifestazione concreta della tua volontà. Quindi questa energia è una presa di potere sacra, non più devi aspettare, non più fuggire, sei tu il custode del tuo regno, adesso. Poi il tuo orizzonte si apre verso progetti affettivi o creativi che uniscono visione e sentimento profondo. E questo può trattarsi di un trasferimento che risana il cuore, una relazione che diventa un progetto comune, oppure una creazione artistica o spirituale che nasce dalla tua compassione. Perché? Perché la tua capacità di sentire, di entrare in empatia, di ascoltare, amare, è proprio la tua nave di navigazione e il mare si apre davanti a te. Ricordati che la tua ferita è quella della conflittualità non risolta, delle parole non dette, del sentire che l'amore è sempre in bilico tra piacere e perdita, no? Però ecco il riscatto karmico. Puoi guarire il dolore attraverso l'alleanza. Il 3 di coppe è la medicina delle relazioni sincere, fratelli d'anima, sorelle d'anima, amici stretti, anime affini che ti celebrano così come sei. Non sei più sola o solo in questo campo di battaglia. Quindi sei chiamata o sei chiamato a risorgere non solo come te stesso, ma come co-creatore sacro della tua vita. Il mago con il giudizio qua ti dice usa tutto ciò che hai vissuto per creare ciò che desideri. Non è più tempo di lamenti, di lamentarti, ma di magia incarnata. Con la parola, con l'arte che hai, con il coraggio, tu sei la tua medicina, la tua formula magica, il tuo canto di resurrezione. E quindi cosa ci mostra poi il diavolo? E il diavolo ci mostra che ciò che ti ha sedotto o imprigionato possono essere delle dipendenze anche da sostanze, degli attaccamenti, la paura di non meritare. Ma il 9 di coppe però lo trasforma questo diavolo, è il piacere che non domina, ma nutre.
è il desiderio che non incatena, ma guida verso la realizzazione. Qua l'invisibile ti sta insegnando a godere senza colpa, a ricevere l'abbondanza senza paura di perderla. E poi che succede? Che me la vinci. Eccolo qua, 10 di coppe, 6 di bastoni. Non solo ritrovi l'amore, no? In senso lato, in senso stretto, ma lo condividi con trionfo. Il 6 di bastoni con 10 di coppe dimostra una vittoria sentimentale che può essere o una riconciliazione, o un'unione, o una dichiarazione, un successo personale qua che porta gioia condivisa, una consacrazione della tua verità del cuore. Qua è il cuore che vince. Però questo è un cuore maturo, integro, mi spiego. Quindi in questa stesa mi dicono che in questo evento l'imperatore ti dà questa forza. La regina di coppe dimostra che la tenerezza è la tua spada. Il mago e il giudizio ti svegliano a un'opera magica che solo tu puoi compiere. E il diavolo, trasceso, ti porta a godere senza essere posseduto dal desiderio, ma a godere. Quindi mi dice che tu puoi avere tutto ciò che sognavi, ma ora finalmente saprai anche tenerlo. Quindi è una stesa rivoluzionaria, una rivoluzione senza precedenti, dove ti sentirai amata, celebrata, nella nuova forma in cui tu integri e vedi la bellezza delle tue ombre e inizi a godere senza colpa. Wow! Ragazzi, mi fate fare sempre una sudata quando faccio queste stese così impetuose. Allora, vediamo un po' cosa ti dicono questi altri oracoli. La persuasione. Allora, la persuasione non dovrai più essere persuasa o persuaso dal senso di indegnità, dal senso di colpa. Questo è ciò che mi vinci. Qua mi dice che ti sentirai diplomatico, eloquente, momento favorevole per un nuovo impiego, buona energia monetaria anche. Cos'altro? La diplomazia, un'altra carta con la diplomazia, ti vedo in equilibrio qua, Vinci una causa legale, oppure verrai ascoltato. Usa la prudenza e rimani nella giustizia, ti sentirai ricettivo, eccola. Scoprirai degli inganni e tradimenti, buona fortuna e guadagni. Guarda, gli inganni e i tradimenti sono proprio questo 5 di spade. Le altre persone non esistono. Le altre persone sono una maschera, no? Del divino. Come dicevano gli Etruschi, la parola persona viene dall'etrusco appunto persu, che significa maschera. Gli Etruschi utilizzavano le maschere per mettere in scena la vita. E quindi tutte le persone che credi ti abbiano ingannato, ti abbiano offeso, non abbiano creduto nel tuo valore, eccetera, era un'immagine messa in scena dalla tua anima, con questi personaggi. Ma il personaggio singolo non esiste. Esiste solo la tua proiezione rispetto a quel personaggio, la tua scena teatrale. Allora inganni e tradimenti capisci che erano i tuoi stessi sensi di colpa, il tuo senso di indegnità. Perché? Perché i valori del mondo sono valori corrotti, i valori naturali sono i valori divini. È questo che ti sta insegnando questa stesa con questo evento. Riprenderai questo potere. Wow! Cos'altro? Lo specchio è tutta un'immagine riflessa della tua anima. La tua anima ti proietta determinati eventi che sono enti, entità, spiriti, comprensivi dei personaggi che li portano in essere, affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti come nel mito di Amore e Psiche. Riguardatevi il video Magia Pratica 12, il segreto sciamanico, ragazze e miei ragazzi, vi spiego perfettamente che cos'è la mente. Ok? Dice, tratta il tuo corpo come il palazzo che sei, ama il tuo corpo. Il tuo corpo è l'immagine perfetta che l'anima ti ha vestito addosso affinché tu potessi svolgere la tua missione sulla terra. È perfetto per il tuo ruolo sulla terra, per la tua missione. Ok?
il tuo corpo, la tua, ciò che, cosa appare, no? Come diceva il grande Hegel, niente è più profondo di ciò che appare. Questa frase mi è risuonata per anni nella testa, fino a quando non l'ho completamente compresa. Tutto ciò che appare fuori è espressione energetica di ciò che c'è all'interno. La bellezza è qualcosa che ha a che fare con una armonizzazione di energie interne, ok? Che non ha niente a che vedere con i valori canoni estetici del mondo, della Matrix, i valori del mondo, no? Tant'è che la bellezza non esiste, cioè la bruttezza non esiste in natura, esiste solo bellezza. Dove esiste la bruttezza? Negli umani, perché esiste la mente. Laddove c'è dualità, esiste la bruttezza. Perché esiste una separazione. La bruttezza è tutto ciò che separa. Tra l'altro il diavolo viene dal greco diaballo, che significa diviso. Tutto ciò che divide e separa è brutto. E che cos'è che divide e separa? La mente. Wow! Ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro perché è una stesa iniziatica di grande portata. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e invitandoti sempre a praticare lo yoga sciamanico, le grandi leggi esoteriche di tutti i tempi. E lo yoga sciamanico è proprio l'espressione animista della verità. E grazie, grazie per tutto, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!